benvenuti a questo nuovo appuntamento sul mio canale. Anche oggi, come di consueto, andremo ad analizzare un brano di un artista che ha fatto la storia della musica fingerstyle. Oggi andremo a vedere Triangle Bermuda Exit, un brano scritto da Stefan Grossman e John Rambor, due grandi esponenti della chitarra acustica fingerstyle. Se volete seguire questo tutorial passo dopo passo, potete aiutarvi anche con lo spartito che vi ho lasciato gratuitamente sotto in descrizione. Il brano si presenta in tonalità di Sol e ha un BPM di circa 133. Vediamo l'intro. Come si segue? Praticamente abbiamo una serie di terzine collegate fra di loro. Quindi, prima terzina è su questo accordo, preso con il mignolo che va a prendere il Sol preso sulla quarta corda quinto tasto e l'indice sull'A, La preso sulla terza corda secondo tasto, prima terzina, pollice, indice, media, pollice che suona chiaramente il Sol e indice che suona il La e medio il Si. Poi si passa su questo altro accordo, abbiamo l'anulare sul Re terza corda settimo tasto e indice sul Mi, seconda corda quinto tasto. Quindi qua andremo a suonarlo con indice, medio e anulare. Per poi passare infine a tre armonici suonati al dodicesimo tasto, sempre con indice, medio e anulare, le prime tre corde, Sol, Si, Mi. Lentamente. Ultima nota avremo il Si, che serve per collegarci alla seconda battuta, suonato in questo con uno slide dal Si al Mi, ovvero dal secondo tasto quinta corda al settimo tasto quinta corda in slide, per collegarci alla seconda battuta. Seconda battuta, partendo dal Si, che è l'ultima nota presente nella prima battuta, arriviamo fino al Mi. Mi sul settimo tasto. Si arriva in slide, siamo arrivati qua, si suona subito il Mi grave, quindi insieme. Dopodiché andiamo a suonare il Si, prima corda, settimo tasto. Subito dopo il Sol. E dopo il Mi a vuoto, prima corda. Lo faccio ancora più piano.
sempre nella prima battuta abbiamo questo accordo, ovvero basso di mi bemolle, che serve come passaggio per poi collegarci al re, perché fa, questo è il passaggio che fa praticamente, che fanno Grossman e Renbourn. Ovvero la, il dito indice, e il basso col dito medio sul mi bemolle, insieme, sempre sulla prima corda, fa la, si, la. Quindi ripeto molto lentamente, vuoto. Terza battuta abbiamo un namerone e un pull off col basso di re, cioè praticamente senza basso verrebbe quinto tasto, quinto tasto, prima corda, la prima è una terzina, questa è una terzina, per poi andare a prendere il mi, cioè a strappare sul mi. Vedete? Con il basso in battere. Poi dopodiché si va sul re, preso sulla seconda corda al terzo tasto. Quindi ripilogando dall'inizio. Re e si. Poi insieme andiamo a prendere il basso di do diesis e la sua settima minore, ovvero il si, preso col mignolo, quarto tasto, terza corda. Questo insieme, pollice e indice, e sotto il si. Poi sì, una volta fatto, si va a prendere il mi col pollice, magari anche il mi sulla secondo tasto, quarta corda, scusate, mi e sol, e qua si chiude la seconda battuta. Quindi più piano, lo faccio più lento. Sì, io lo prendo in slide, ma il pezzo originale non va in slide. Quarta battuta va in do, quindi basso di do, sol e mi, do, sol, mi, questo voicing. Poi c'è un pull off tra la e sol col dito, c'è la preso sulla terza corda, secondo tasto, col dito medio. Basso di re, poi si e la contemporaneamente insieme, si preso col dito medio sulla quinta corda, secondo tasto, e la col dito anulare sulla terza corda, secondo tasto. E col mignolo andiamo a fare le note della melodia, ovvero re, si, re. Quindi questo basso
qua chiude la quarta battuta. Quinta battuta va in Mi minore, downstroke, strumming, poi va in La maggiore, quindi insieme, downstroke, basso di La e accordo di La. Io lo prendo per semplificare in Re, e il Sol, cioè, quindi qua poi dipende 2 corde, 3 corde, come volete, è solamente una questione ritmica, e il Sol, per poi ricollegarsi nuovamente al pezzo, alla strofa. Quindi la strofa ripete nuovamente. Arrivato qui, non ripete la strofa nuovamente, ma si entra sulla seconda sezione. Seconda sezione che vede praticamente l'accordo di Si minore, Si minore settima, per precisione, preso in questo modo, con la nota Re andiamo a fare un pull off per far sentire il Do diesis, rimettiamo il Re, però a sto giro seguito dal basso alternato, in questo caso, di Fa diesis. Poi si molla tutto per far sentire il Si, che la melodia è quindi slide per arrivare sul Do diesis, insieme al basso di La si entra sull'accordo di La, quindi e nota di La, sempre col basso alternato, col pollice andiamo a prendere il Mi, e infine la nota di Si, quindi ripeto, battuta successiva si entra in Mi, quindi la battuta precedente era quindi Mi minore, ovviamente, basso di Mi e nota di Mi, Re preso sulla seconda corda, terzo tasto, e poi contemporaneamente basso di Mi, secondo tasto, quarta corda, e insieme al Si. Poi slide, Si bemolle verso il Si, quinta corda, primo tasto e secondo. Cosa ho fatto qua? Praticamente col dito medio vado a prendere il Fa diesis, prima corda, secondo tasto, e col dito anulare il Re, quindi questo insieme, cioè si suonano entrambi, poi basso di Re e Sol, quindi poi si entra in Do,
come prima si fa un pull off, quindi Do preso con Do, basso di Do, Sol e Mi, sono queste tre corde, pull off sull'A col dito medio, basso di Re per collegarsi al basso di Do diesis, basso di Do diesis e La insieme, melodia sul Sol, quinto tasto, quarta corda, poi questo Sol sesta praticamente, quindi basso di Sol e indice sul Mi e poi Re a vuoto, quindi ripilogando Re col pollice, lo faccio ancora più piano, e poi chiude il Mi minore. Decima battuta c'è la chiusura sul Mi minore. Mi minore, La, come prima praticamente. Strumming. Quindi rallento, basso, La. Arrivati qui, il brano ripete nuovamente. Arrivati poi all'ultima battuta, ovvero al passaggio tra Mi, La e Sol, c'è una terza sezione che vede l'accordo di La minore settima e di Mi. La minore settima preso in barré sul quinto tasto, dove vede praticamente vede un ameron sulla terza, la minore, che trasforma la minore in La, però comunque rimane sempre la minore in quanto viene subito tolto, quindi per creare un po' di movimento si prende il La minore, ho preso con il basso qui praticamente, e poi l'indice e medio che vanno a suonare le seconda e terza corda, barré col dito indice sulla terza dell'A, ovvero dal Do a Do diesis, quindi poi si toglie subito il dito che andava a premere la terza dell'A, ovvero il Do diesis, per ritornare in La minore. Quindi andiamo a fare, abbiamo detto, ameron, slide dal Re sul dito indice al Mi, quinta corda, quinto tasto e settimo, e subito il basso insieme al Mi e accordo di Mi minore, voicing Mi minore, o in strumming ovviamente, o anche semplicemente andando a prendere le tre corde con indice, medio, anulare. Quindi ripilogando. Battuta successiva abbiamo questo passaggio, ovvero indice sul La, mignolo sul Re. Con l'indice facciamo un pull off per far sentire il Sol, passaggio indietro sul Do diesis, nuovamente pull off, oppure se volete suonarlo, preferite suonarlo senza pull off è lo stesso, quasi meglio senza pull off perché si sente di più. Do, Do e Mi e basso di Sol. Quindi poi si entra in La, io entro con uno slide, così, dando un po' più di potenza, diciamo, di grinta. Cosa ho fatto? Praticamente abbiamo detto, la battuta precedente era
ovvero La, quindi basso di Mi e La sotto. Ho fatto un pull off, oppure suonatelo lo stesso. Poi sale, salite, il Re invece di metterlo sul La lo mettete, invece di metterlo sul La prendete un Mi minore, poi prendete un Re, potete anche fare, è lo stesso, e basso di Re. Quindi pausa, sentite? Pausa. E si ritorna in Mi, seguito dal Sol, dall'accordo di Sol. C'è Mi, quindi strumming, e Sol. Poi la seconda e terza corda, o anche la terza e quarta, è una questione ritmica, quindi non cambia sostanzialmente la melodia del brano. Nella 16ª battuta abbiamo il ripetersi della terza sezione. Andremo a suonare come abbiamo fatto nella 12ª battuta. Cioè la minore settima e Mi minore. 17ª battuta invece avremo, ovvero basso di Re col mignolo, nota di La con indice, pull off per sentire la nota di Sol, basso di Do diesis, sempre La con indice, o in pull off o suonato, e Do. Quindi Do, basso di Do e Mi. Successivamente il basso di Mi. 18ª battuta. Cosa ho fatto? Ho preso il La in forma Re. Noi siamo abituati a vederlo così. Però se noi andiamo a togliere l'anulare dal cantino e la mettiamo al basso, vedremo che avremo questa forma. Quindi, come si suona? Si suona l'accordo completo col basso e poi senza basso. Poi si passa sul Mi minore, un piccolo slide. Mi minore è preso con questo voicing, ovvero, quindi slide, quinta corda, settimo tasto per arrivare al Mi, e poi insieme basso di Mi e nota di Si, seguito dal Sol. Sol preso sull'ottavo tasto, seconda corda. Poi si entra in Do. Quindi basso di Do e Mi cantino insieme e nota di Re. Re preso sulla terza corda, settimo tasto. E poi si entra nella battuta 19. La 19ª e la 20ª battuta sono battute ritmiche che servono per ricollegarsi alla prima strofa. Quindi 19ª battuta vede Mi minore e La, quindi insieme Mi cantino e Mi grave, strumming, La preso in forma normale, non barré, perché si serve anche a suonare il Mi, basso di La, accordo, strumming, per chiudere sul basso di Mi. 20ª battuta, hammer on,
Re a vuoto e Mi, quindi e si passa in La rallento, 19esima, Ameron, a vuoto Sol e Si, basso di La e poi accordo di La. E si ricollega poi con il solito slide alla prima strofa. Quindi e ricomincio. Una volta terminato nuovamente tutto il brano, c'è la parte finale, l'outro, che vede gli accordi di La minore e Si minore. Quindi fatto però con questo semi-barré, non in posizione come siamo abituati, ma pollice che va a prendere il basso di La per fare nuovamente l'Ameron sulla terza, quindi Do diesis, strumming. Questo slide che parte dal settimo tasto per arrivare al nono, ovvero anulare sulla terza corda settimo tasto e mignolo, quindi sul Re, e mignolo sul Si, ovvero prima corda settimo tasto, quindi lo faccio piano, quindi ritorna indietro, arrivato al nono ritorna sul settimo, cioè questa è la melodia. Identica cosa si fa sull'accordo di Si minore, quindi Si, Ameron, strumming, nono undicesimo, nono undicesimo, nono, Ameron. L'Ameron potete anche non metterlo sto giro, però se lo mettete è meglio. E poi si chiude il brano con come è iniziato, con l'intro. E nella parte finale, l'ultima battuta, fanno una cosa del genere. Ovvero Mi e Sol. Mi che è una croma, quindi un ottavo, Mi, Sol, Re, slide sul basso di Mi per arrivare in Sol, Mi e in chiusura il Sol sul Mi cantino. Quindi